E allora eccola qui, Wilson Blade 98 V9 1619, una racchetta di cui sapete tutto, si è già detto tutto, in tanti hanno già detto tante cose, è inutile pure che stiamo qui a parlarne. Mi sono anche chiesto, ma ha senso che io faccia la recensione di questo telaio e vi parli di questa signorina qui? Ma devo dire onestamente non è che mi abbia lasciato super positivamente sorpreso. Non per forza controcorrente, ma senza girarci troppo intorno, partiamo subito e ragazzi, mi raccomando, prima di cominciare iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale. Stiamo crescendo ad una velocità vertiginosa, siamo ormai a ridosso delle 6.000 iscrizioni, ma siamo oltre il 70% di voi che guardate i video e non siete iscritti al canale, quindi fate questo brevissimo, facilissimo gesto che è scendere giù col ditino e schiacciare sul pulsante iscriviti, perché non vi costa nulla, ci fa crescere nella community, ci mette nelle condizioni di essere sempre più visibili e potenzialmente far crescere anche la qualità dei contenuti. E allora grazie a te Nessuarhouse per avermi fornito la nuova Wilson Blade 98 versione 9.16.19. Trovate il link con il codice sconto qui sotto in descrizione. Tra le prossime recensioni la Pull Strike 100-300 grammi, quindi non perdetela. Bando alle ciance, cominciamo. Ho qui con me in realtà tre blade. Abbiamo la V7, che è quella uscita fondamentalmente, se non vado errato, nel 2019, che ha marcato un po' un cambio di direzione dal punto di vista blade, perché la precedente, la V6, che era la Canterville con le fascette verdi qua laterali sugli steli del piatto a corde, era quella immediatamente dopo a una delle più belle, che se non ricordo è la Amplifil, questa è la sua denominazione, la 2015, 2014-2015, con cui per esempio Pennetta ha vinto lo US Open, intendo quel telaio lì, è denominato da molti come uno dei migliori blade. Ecco, lì la rigidità era un pochino più alta, era veramente molto crispy, come si direbbe, molto molto vivace, molto molto crispy. In italiano sarebbe croccante, non vuol dire niente, però insomma vi dà quell'idea, no? Con la V7 si era abbandonata un po' la strada dei telai rigidi e si era scesi parecchio di rigidità, tant'è che questo telaio è uno dei più morbidi, burrosi, con una rigidità molto bassa, siamo nell'ordine dei 61-62, con un dator legato alle vibrazioni sotto i 140 Hz, stando a Tennis Warehouse University, e quindi un telaio che ha marcato come dire, un cambio deciso che non a tutti è piaciuto, diciamoci la verità. Questo è stato un telaio che ha portato, come dire, un nuovo modo di vedere la Blade, e chi si aspettava un telaio in linea con i precedenti è rimasto molto deluso. Chi invece viene da una storia di racchette un po' più morbide ha trovato in questo telaio un ottimo alleato, un telaio che è diventato un po' un banco di prova, da cui poi è nato quest'altro telaio successivo, versione camo molto militare, la V8, che tra l'altro grazie ai Fisio che me l'ha prestata, io non ne possiedo una, me l'ha prestata proprio ai fini del confronto, perché le ho portate tutte e tre in campo ai fini, diciamo, di questa recensione, per capire un pochino che cosa era successo in questi anni, no? La V8 diciamo che diventa un telaio ancora più godibile rispetto alla V7, che migliora la connessione sulla palla, mantiene una burrosità, una rigidità molto bassa, quindi delle racchette in generale poco reattive, che stanno agli antipodi di quella che potrebbe essere una racchetta rigida per antonomasia, che è la
Pure Drive piuttosto che la Wilson Ultra, che hanno rigidità che superano i 70 punti RA. Ora, il problema di questo telaio, a detta di molti, che è il fattore inerzia che si abbassa sotto i 320 punti, a differenza invece di questa, della V7, dove la rigidità, dove il dato di inerzia, volevo dire, rimane sopra i 320 punti, siamo più nell'ordine dei 325 punti e qua siamo nell'ordine dei 315 di media a seconda delle corde. Al di là di questo, la racchetta, la V8 rispetto alla V7 si muove secondo me meglio nell'aria, gestisce meglio lo spin e ha la capacità, diciamo così, di farti veramente entrare in contatto con la palla in qualunque colpo. Una cosa che ho notato è che sulla V7 per esempio avevo un'inconsistenza di gestione della palla con questa qui, molto spesso mi andava fuori senza ragione, tra virgolette. In lunghezza proprio, cosa che invece con la V8 non ho avuto. E allora, venendo alla V9, che chiaramente presenta un'ulteriore innovazione estetica, perché siamo andati a migliorare la V8. Quando è uscita è stato uno shock, perché era veramente obiettivamente bellissima, si è pensato è impossibile fare di meglio. E invece Wilson, io mi devo complimentare perché ha fatto di meglio. Questo verde smeraldo è veramente qualcosa di splendido, ecco. Obiettivamente a livello di design qua c'è un lavoro molto molto bello, molto molto efficace. Tecnologie, entriamo a parlare un po' di questa nuova V9. Abbiamo la tecnologia Direct Connect, che praticamente fonde il butt cap, quindi il tappo al telaio, al carbonio, e quindi questo migliora, diciamo così, le sensazioni da questo punto di vista, secondo quanto Wilson stessa dice. Abbiamo in tutti e tre i telai che vi ho fatto vedere la schiuma, e questo, facendo delle ricerche, va indietro sino alla BLX, quindi 2013-2014, e quindi stiamo parlando di accorgimenti fatti per rendere il telaio meno propenso alle vibrazioni, quindi ripetere un po' quello che farebbe il silicone messo nel manico, no? Attutisce un po' le vibrazioni, smorza l'insieme delle vibrazioni. Abbiamo, oltre alla Direct Connect, sia nella V8 che nella V9 la tecnologia 45, ok? Quindi tecnologia 45 che rimane anche sulla V9. Abbiamo una tecnologia nuova che viene introdotta su questo telaio, che è stata denominata Stable Fill, che dovrebbe essere un rinforzo in questa zona del telaio dove c'è il piatto a corde, per consentire una maggiore stabilità torsionale. Quindi stiamo parlando di un aumento di quelle che sono le capacità del telaio di reggere agli urti decentrati. Cosa succede? Quando noi impattiamo in questa zona del telaio, più o meno, questa zona qua centrale, stiamo colpendo quello che si chiama lo sweet spot, ossia il centro utile, il miglior territorio all'interno del piatto a corde in cui colpire la palla per ottenere la miglior resa. Molto spesso a scendere col livello o nel momento in cui siamo spostati dalla nostra zona di comfort, capita, è probabile che i nostri colpi possano essere decentrati, quindi non per forza colpiamo al centro, ma andiamo ad impattare magari in altre zone del telaio più vicini proprio alla grafite, al telaio stesso. E allora cosa succede? Al di là di quando colpiamo la stecca cosiddetta, no? Che proprio il telaio oscilla in maniera esagerata e ci fa anche spesso male il gomito, e quindi la palla va proprio fuori campo. Può capitare che magari colpiamo la palla senza toccare il telaio, ma comunque il colpo è decentrato. E allora, se il telaio non ha una stabilità torsionale elevata, succede che oscillerà tantissimo, ok? E questo si tradurrà in colpi cosiddetti decentrati, che equivalgono a dei colpi magari a metà campo, che non superano la rete, che sono preda facile di un avversario che dall'altra parte magari è in grado di prendere il sopravvento grazie a questi colpi. Quindi Wilson dichiara di aver risolto una parte dei problemi, e Wilson ha puntato tanto nelle sue campagne su questi aspetti, tant'è che se io vado sul sito abbiamo qui Enhanced Torsional Stability, quindi una stabilità torsionale migliorata grazie a questa tecnologia Stable Fill.
Abbiamo un nuovo feel più crispy, però guarda caso Direct Connect non è una nuova tecnologia perché c'era già sicuramente nella V8 e se non vado errato era già stato introdotto nella V7. E un'altra cosa su cui fa molto affidamento è un'altra tecnologia, la finale, che è stata, diciamo, introdotta con questo nuovo telaio, che secondo me si ripeterà anche su altri telai di casa Wilson, e non escludo che qualche altra casa produttrice lo copierà, è il clip and go del grommet, ossia, vedete questo verdino qui, questi due passacorde che ci sono dei clip che una volta tolte le corde si tolgono e permettono di portare via questo grommet. Se la guardate qua da vicino abbiamo fondamentalmente questo il telaio e poi ci passa il passacorde qui nero, questo grommet qui. Se io vado a staccare questi cosettini verdi, questi clip, posso rimuoverle. Da una parte posso mettermi del piombo che non è più a vista ma è coperto dal bumper, dal passacorde, dall'altra ho la possibilità, quando questo si consuma, di sostituirlo. Onestamente, cambierà il modo in cui giocate a tennis? Cambierà il modo in cui vi approccerete al tennis? Cambierà il modo in cui vivrete le vostre giornate? No. Potevamo farne a meno? Sì, assolutamente sì. Ragazzi, entriamo in una dinamica di pensiero che è difficile, un territorio un po' scomodo anche da calpestare, nel senso che io sono un po' del parere che escono troppi telai ed escono troppo rapidamente, anche con delle modifiche spesso che non giustificano il loro impegno dal punto di vista delle case produttrici. Questo telaio fondamentalmente, secondo me, è una fusione della V7 e della V8 che risulta in questo telaio qua, ok? Quindi diciamo che, se vogliamo sintetizzarla così, Wilson è partita con una sorta di idea in testa, un prototipo neanche più di tanto perché poi sul mercato c'è andato, che è la V7, ha preso una strada leggermente diversa sulla V8, migliorando alcune cose ma lasciando per strada delle altre. Le ha messe a posto qua, quindi vediamole in questo modo. È il telaio più riuscito in casa Blade? Non lo so, personalmente la mia conoscenza parte dalla Blade 2015, quindi non posso dire quello che c'era prima. Tra tutte le Blade dal 2015 ad oggi la mia preferita personalmente rimane la V8. Rimane la V8 perché non ha un'inerzia proibitiva ed sono tra quelli che annoverano questo elemento come interessante perché mi dà la possibilità, se voglio, di fare un custom. Questo telaio V8 l'ho trovato molto più quotato dal punto di vista della gestione del topspin, a differenza della V9 che riprende dalla V7 un'inerzia molto similare, quindi qua abbiamo un'inerzia di circa 325 punti. Questo telaio nello specifico mi è arrivato con 307 grammi, bilanciamento 32,2, 325 punti di inerzia. Onestamente, quali sono i lati, diciamo, negativi per quanto mi riguarda su questo telaio? Il fatto che molto spesso non controllo la palla. Non controllo la palla perché inspiegabilmente, cioè mi va anche un metro fuori, a volte proprio anche molto oltre, quindi sono costretto a gestire il mio colpo, sono costretto a limitarmi, sono costretto a girare stretto, a non distendere totalmente il braccio, a parità di tensioni, ragazzi, perché Lynx 21-20, così come incordato nella V8, a parità di tensioni, con questo io non controllo la palla, cioè il 70% dei colpi sono fuori a meno che io non mi muova di conseguenza. Dal punto di vista del feeling, sulla V8 ho un determinato tipo di feeling elevato, su questa faccio fatica onestamente a sentire la palla. Faccio fatica a sentire la palla nel senso che se avete provato la Speed MP piuttosto che la Boom MP di casa Head, percepirete una certa differenza, le sentirete molto più morbide, molto più belle, godibili, confortevoli. Ecco, qua io ho sentito un po' di... malgrado il telaio non sia rigido perché siamo sui 62 punti Ra, io non la sento una racchetta morbida e soprattutto non la sento così connessa, è come se sto giocando con un pezzo di ferro e questo è una cosa molto brutta da dire.
è anche molto volgare, forse oltraggiosa, e forse estrema, sto in qualche modo esagerando, è un'iperbole, ma mi dà questa sensazione qua. Se io vado a confrontare da questa slide che abbiamo qui, praticamente il layup, che sarebbe la composizione del materiale che viene fatta sui telai, grazie allo stable fill Wilson dichiara un 10% di stabilità in più dovuto al fatto che la racchetta è leggermente più rigida, quindi dal punto di vista dell'oscillazione non verticale come abbiamo visto prima, ma orizzontale, fondamentalmente dichiarano che la testa, il telaio in questa zona qui si muove di meno, ok? Perché? Perché hanno irrigidito questa zona qua del telaio. Dal punto di vista della flessione verticale, quindi nello specifico 45, Wilson dichiara un 5% di stabilità in più, dovrebbe, diciamo così, essere un po' più stabile negli spostamenti verticali, non lo so, e se dobbiamo parlare di quale delle due spinna di più, obiettivamente la V8 spinna di più, quindi questo 5% di cui loro parlano probabilmente è riscontrato nel fatto che questa racchetta, la V9, ha meno accesso allo spin. L'ho potuto constatare, l'ho potuto verificare, quindi privilegio un gioco più piatto, è forse spiegato da questo aspetto qua. Wilson ci dà un più 7% di stabilità torsionale, ok? Grazie sempre a stable fill dovrebbe avere una stabilità del 7% superiore sulle oscillazioni. E poi per finire stable fill più 1%, ragazzi, fill. Sono aumentate di 2 Hz le vibrazioni, da 141 Hz della V8 a 143 Hz della V9. Io dissento totalmente su questo, nel senso che se noi mettiamo una scala da 1 a 10, mettiamo che la Wilson V8, la Blade V8 possa avere, non lo so, 7 di fill, io do 5, 4, 5 alla V9 come fill. Il feel che cos'è? È molto soggettivo purtroppo questo elemento. Per me il feel è quello che tu senti, tradotto letteralmente anche dall'inglese, su una racchetta. Cioè cosa sento? Sento qualcosa, mi rendo conto che cosa ho sul piatto corde dove sto impattando. Con la V9 no, molto poco. L'incordatura, vi dicevo, è Lynx 2120. Probabilmente la V9 dovrei incordarla almeno un chilo in più per ottenere, diciamo, un controllo tale da consentire, diciamo, una giocabilità ottimale, per non giocare frenato, mettiamola così. E quindi ragazzi, che dire, qua ce li abbiamo tutte e tre. Proviamo a tracciare un po' la conclusione, perché mi sono veramente dilungato tanto, ma doveva essere una recensione completa. Vale la pena passare da V8 a V9, o se avete V7 scegliere una di queste due, anche in funzione del fatto che oggi probabilmente ci sono degli sconti anche sulla V8. Dipende da che cosa cercate. Non sempre comprare il nuovo modello equivale a comprare la cosa migliore sul mercato. E questa è la miglior Blade mai prodotta? E questa è la migliore racchetta del 2024? È presto per dirlo. A mio avviso tra le 98 Ison rimane il best, la soluzione migliore come incrocio, però dipende molto anche da quanto siamo affezionati ad una casa produttrice, ad un marchio, dalle nostre abitudini, dalle nostre esigenze. Io non credo che questa sia un telaio memorabile, la V9. Per me la migliore delle tre rimane la V8, è quella che più mi trasmette un feedback, è quella che più mi ha dato un risultato interessante in termini di performance. Chi di voi viene da un mondo, diciamo così, di racchette tradizionali e gioca un tennis molto tradizionale, probabilmente privilegerà la V7 perché è quella che ha l'impasto un po' più morbido delle tre. Chi invece vuole un feeling un po' più muto da racchetta moderna, che comunque, diciamo così, mantiene una sensazione da simil classica, nella V9 potrebbe trovare
diciamo così, il partner ideale. E quindi ci siamo ragazzi. Ditemi qui sotto nei commenti se l'avete già provata, se avete riscontrato le mie stesse sensazioni oppure se invece l'avete adorata, e ci vediamo al prossimo video.